Abbiamo più volte visto come nelle diverse religioni orientali la possibilità che il nostro pianeta non sia l'unico a poter ospitare forme di vita intelligenti è stata ripresa e argomentata talvolta con una profondità introspettiva mai raggiunta in Occidente. Dobbiamo anzitutto ricordare come ciò che per noi occidentali ricade nel campo del mistero e della rivelazione sporadica del divino, in Oriente è visto molto spesso come normale ed evidente struttura del reale. Ancor più, in Oriente non vengono contemplati un inizio e una fine assoluti, ma piuttosto un continuo nascere e morire in un ciclo interminabile di esistenze. Ogni cosa è in costante trasformazione e ciò che è vivo in un determinato luogo potrebbe essere stato vivo altrove o ridiventarlo in un futuro grazie alla trasmigrazione delle anime. Una posizione che implicitamente è in perfetto accordo con la possibilità di vita fuori dal nostro pianeta. Per il buddismo, infatti, fin dalle sue prime formulazioni, non si è mai posto un limite contingente e si è sempre accettata la possibilità di un infinito numero di mondi abitati. Per quanto sia un fatto poco noto, non conosciamo tutto quanto riguarda Siddhartha Gautama, divenuto successivamente il Buddha e che predicò incessantemente durante i 40 anni successivi all'illuminazione avuta sotto l'albero del Bodhi. Pertanto molte sue parole, ovviamente non tutte, sono andate perdute, mentre altre sono state solo accennate nei canoni, ma mai messe in forma organica in trattati e che solo dopo la sua morte da tradizione orale divennero testo scritto. Questa tradizione orale, formatasi già poco dopo la morte del Buddha, ebbe lo scopo di fissare i tratti essenziali del suo insegnamento e le norme disciplinari per la comunità monastica che si stava formando e che si era creata intorno alla sua figura. Vennero poi nel tempo accrescendosi di numerose aggiunte, tra le quali una sezione ad esempio dedicata alla riflessione filosofica detta Abhidharma. Delle numerose scritture canoniche appartenenti a diversi gruppi, lignaggi o scuole, possediamo interamente solo il canone Pali o Tipitaka, ovvero i tre canestri, composto in lingua Pali e fissato, secondo le cronache singalesi, nell'isola di Ceylon durante il I secolo a.C. Delle altre scritture ad oggi non c'è più traccia, mentre altre furono fissate in forma scritta solo 4 secoli dopo la sua morte. Degli altri canoni restano solo frammenti in sanscrito e in traduzioni in tibetano e cinese. Nel IV secolo a.C., come dicevamo, nella città di Pataliputra si tenne un grande concilio buddista, nel quale cominciarono a profilarsi fin da subito tendenze scismatiche, che prelusero poi alla successiva divisione del buddismo in Mahayana, cioè il grande veicolo, e Hinayana, cioè il piccolo veicolo. Quest'ultimo, che così è stato chiamato non senza disprezzo dai seguaci del primo, è comunemente conosciuto come buddismo Theravada. Questo per comprendere come anche della stessa tradizione scritta possediamo davvero alcuni frammenti e non i testi nella loro interezza, questo almeno nella maggior parte dei casi. In questo percorso esistono però alcuni passi che sembrano chiarire quale fosse il pensiero del Buddha davanti ad alcuni temi per noi di grande interesse. Generalmente sono citati 3 testi a favore di questa realtà, frasi che sono state attribuite allo stesso Buddha e che quindi costituiscono un fondamento di verità e certezza per i fedeli di questa confessione. Si tratta di 3 brevi enunciati che però raccolgono nella loro semplicità l'essenza di un'idea e la portata di un concetto che quando diverrà conclamato potrà davvero cambiare la nostra comprensione e posizione nell'universo e anche nella storia. Eccoli. Il primo recita: il Buddha, Siddhartha Gautama, ha insegnato che ci sono numerosi altri pianeti, ciascuno con le sue forme di vita. Ha detto che questi pianeti sono molto distanti tra loro. Il secondo afferma: il Buddha disse inoltre che ci sono migliaia di soli, migliaia di lune, migliaia di continenti. Il terzo invece recita:
il Buddha affermò ancora che le sfere del mondo infinito sono incalcolabili. Come avete potuto sentire, si tratta di 3 piccole massime, ma dense però di significati e valori. Concetti che non vengono quasi mai ricordati quando si parla di questa religione, ma che si connaturano fin dalle sue origini come un pilastro portante delle parole del Buddha. Se c'è chi ovviamente legge in queste affermazioni un'accezione metaforica e metafisica, quindi non considerandole reali, ma semplicemente come una disquisizione teologica o filosofica, sono altrettanto numerosi però gli studiosi che invece leggono letteralmente queste parole, attribuendogli quindi il significato che lasciano ovviamente trasparire. Nonostante tutto, ad oggi non esiste in ambito buddista una speculazione teologica estesa, come quella per esempio prodotta in ambito occidentale e cattolico sulla vita nel cosmo, ma per sua stessa natura questa filosofia, nelle sue varie forme, accetta la possibilità di essere intelligenti su altri pianeti. Ai passi dei principali testi del buddismo si unisce la voce di uno dei suoi massimi rappresentanti, l'attuale Dalai Lama Tenzin Gyatso. Il 9 maggio 2013, presso l'Università di Portland, in Oregon, negli Stati Uniti, durante una conferenza intitolata Universal Responsibility and Inner Environment, il Dalai Lama è entrato nell'argomento ricordando come siamo tutti uno, ovvero tutti gli uomini e le donne, ogni essere vivente possiede dentro di sé una scintilla divina, ma come sia la paura di sentirsi diversi dagli altri a ingenerare in noi la distanza interiore ed umana all'origine del disagio e dei problemi che incombono sul nostro pianeta. Ampliando questo concetto, il Dalai Lama ha proposto quindi all'uditorio un semplice esempio. Come potremmo percepire esseri provenienti da altri mondi se li trovassimo davanti a noi? La diversità provocherebbe in noi sicuramente paura. La diversa natura di questi esseri rispetto alla nostra genererebbe distanza tra 2 realtà, trasformandosi quindi ben presto in terrore e quindi ingenerando sentimenti negativi. Il Dalai Lama ha però precisato che dovremmo accogliere e considerare questi visitatori come uguali a noi, stringendogli la mano nel caso la possedessero. Parole molto semplici, ma che affondano nel cuore della questione a molti livelli. Sempre l'attuale Dalai Lama affermò nel 2010 che anche se c'è la possibilità che si possa rinascere in una creatura, forse persino su un altro pianeta, l'idea di reincarnazione offre un motivo per preoccuparsi direttamente di questo pianeta e delle future generazioni. Nascendo da una costola dell'induismo verso il VI secolo a.C., il buddismo ovviamente possiede fin dai suoi albori la consapevolezza che il cosmo non è stata la sola casa del genere umano, ma che innumerevoli altre forme di vita popolano la sua vastità fin dalle origini del tempo. Un passo emblematico e anche suggestivo a tale riguardo può essere trovato in uno dei testi più antichi del buddismo, l'Acharya Buddhad Amma Sutta, in cui vengono riportate anche qui le parole dirette di Siddhartha Gautama, detto il Buddha. Parlando del luogo in cui risiedono e vivono gli dei, il Buddha affermò che queste si trovano nelle, cito parole testuali, nere cupe regioni immerse nell'oscurità, tra i sistemi dei mondi dove non può arrivare la potente e maestosa luce del nostro Sole e della nostra Luna. Passi ovviamente molto criptici e anche sibillini, ma che risentono fortemente delle influenze induiste che fin dalle epoche più remote parlano dei loka, ovvero i pianeti fisici in cui risiederebbero i Deva, gli dei. Un altro riferimento sempre attribuito al Buddha sulla pluralità di mondi abitati è possibile trovarlo nel testo Tipitaka, in cui si parla nel dettaglio di 3 pianeti extrasolari denominati Amorna Koyan, Buppa Vitea e Auttrarakuru. Come è possibile vedere, nel buddismo possiamo ritrovare solo enunciati ed affermazioni sparse e non una disquisizione teologica in senso proprio, ma comunque sono sintomatiche di una coscienza profonda che la vita può esistere anche fuori da questo pianeta
e che lo stesso ciclo delle reincarnazioni, chiamato samsara, presente nella loro dottrina, può avvenire anche laggiù. Come affermavamo, il mondo orientale si connatura e struttura in maniera profondamente diversa rispetto a quello occidentale, e lo stesso buddismo, derivando dall'induismo, risente fortemente delle tradizioni e delle conoscenze derivate da quest'ultimo. Non c'è bisogno per loro di disquisire un dato di fatto. Al momento opportuno vi sarà solo la necessità di rapportarsi nel modo e nella forma giuste quando e qualora esseri provenienti da altri pianeti giungeranno sul nostro.